Buongiorno amici, in questo video vi porto nel centro di Desenzano del Garda, c'è anche l'evento La Colnago, vedremo il bellissimo castello e tanto altro. Non mi ricordavo che c'è la festa di Colnago delle biciclette, facciamo una passeggiata, vi faccio vedere alcune cose che potete fare a Desenzano e oggi vediamo anche il festival della bicicletta, stanno preparando gli stand. Là c'è il porto di Desenzano. Questa normalmente è la passeggiata, però oggi stanno preparando tutti gli stand per la festa di Colnago. Se venite a Desenzano, che cosa fare, che cosa vedere? Beh, sicuramente il centro storico, che tra poco vediamo. Vi ricordo che qua a Desenzano c'è anche il museo Rambotti archeologico, quindi trovate molti strumenti di guerra, di caccia, vasellame utilizzato dalle prime civiltà che hanno abitato il lago di Garda. Qui stiamo passando davanti al porto dei traghetti e oggi è sabato, quindi c'è gente, in più c'è questa festa di Colnago. Perciò se venite a Desenzano sicuramente visitate il museo archeologico Rambotti, che è alle mie spalle, proprio all'uscita di Desenzano, là quando uscite dal centro a destra vicino al parcheggio Maratona. Questo è tutto il centro, là con tutti i locali. Oggi non possiamo passare in mezzo perché passano le biciclette. Quello è l'hotel Maier, ho fatto un video specifico, hotel storico 200 anni, gestito sempre dalla stessa famiglia Maier da 7 o 8 generazioni, non ricordo. Ho fatto un video sul canale YouTube, lo trovate. Stamattina c'è gente. Adesso passo di qua, c'è un varco, voglio andare dall'altra parte per farvi vedere il centro. Molti di voi, chi segue il canale, ha visto Desenzano tantissime volte, però magari qualcuno è nuovo. Poi ha detto che c'è la possibilità di vederlo anche in inglese. Faccio questo video anche per chi guarda il canale, magari chi non parla in lingua italiana. Bene, vi ho parlato ieri di questa nuova novità di YouTube, quindi c'è nelle impostazioni traccia audio e potete vedere il video anche in lingua inglese. Per il centro andiamo di qua, questo è il porticciolo, il porto vecchio di Desenzano, il primo porto, mentre quello che vi ho fatto vedere prima dei traghetti è stato costruito successivamente. Questo è il porto più che altro delle barchette, dei residenti con le loro barchette. Intorno al porto ci sono bar, ristoranti, architettura che ricorda anche il dominio veneziano. Là c'è la piazza centrale, piazza Malvezzi. Ecco i primi stand. Chi ama la bicicletta oggi qua. Io non sono un appassionato, mi piace, però non ho la passione della bici da corsa. Qui c'è anche tutto l'abbigliamento, quindi oggi oltre che Desenzano diamo un'occhiata anche agli stand, magari c'è qualcuno appassionato. Sapete che io sono appassionato di pianoforte, quindi quando c'è qualcosa che riguarda il pianoforte, però ognuno ha le proprie passioni. Guardate qua. Io non ci capisco nulla di biciclette, giusto diamo un'occhiata per curiosità. Chissà se Bartoli e Coppi, vedendo questa bici, che cosa direbbero. L'altro giorno ho visto un'intervista a Hamilton parlando di Formula 1, anche se lì non ne so molto, però Hamilton mi ha colpito perché ha provato la Formula 1 di Senna, vi ricordate, e ha detto che ci aveva paura ad andarci. Lui non ha usato il termine trabicolo, però macchine una volta erano veramente più complesse da guidare, nel senso non complesse come difficoltà tecnica, ma
ci voleva una certa insomma dose anche di coraggio per andare su quelle macchine. E anche le biciclette, rispetto alle biciclette che usava Coppi, quelle biciclette lì nuove ormai sono tutt'altra cosa. Qua siamo in piazza Malvezzi, la piazza principale di Desenzano del Garda. Andando da quella parte c'è il Duomo e la Villa Romana, perciò se venite a Desenzano, per quanto riguarda diciamo la storia, sicuramente, come vi ho già detto, visitate il museo archeologico Rambotti e poi di là c'è la Villa Romana, 300 metri di linea d'aria da qua, e lì davanti c'è il Duomo. Adesso vi faccio vedere anche dov'è il castello di Desenzano, visitabile all'interno. Facciamo una passeggiata nei portici. Qui hanno rifatto tutto, che bello dentro. Sabato mattina di solito non mi muovo, lo sapete, preferisco farvi vedere i posti dal lunedì al venerdì, però è anche bello vedere insomma quando c'è gente, perché poi sembra che non ci sia mai nessuno, ma in realtà il lago è veramente pieno. Sono io che faccio i video quando non c'è nessuno. Per andare in castello andiamo su di qua, vi faccio vedere una scorciatoia da questa parte, noi andiamo di qua. È un po' ripida, è un po' in salita per arrivare in castello, però poi c'è una vista magnifica e il castello è visitabile all'interno. Andiamo su a vedere. Sono caratteristiche anche queste vie all'interno, ce ne sono parecchie caratteristiche. Facciamo le scale a sinistra oppure continuiamo a destra, poi girate come volete. Se riuscite a fare le scale è più veloce, altrimenti facciamo tutto il giro perché il castello è qua sopra. Ecco, finito le scale, trovate il cartello, andiamo a destra. Di qua poi facciamo le scalette e saliamo per andare in castello. Passiamo qua all'interno, che è anche una scorciatoia, e andiamo a vedere il castello. Eccolo qua, da qua c'è una vista stupenda, vi do due cenni storici. Bene, allora questo castello non ha un'origine certa, ma la costruzione credo risalga, almeno da quanto ho letto, intorno al X e XI secolo, e questa posizione era naturalmente ideale a scopo difensivo. Avevo letto anche che il castello poi è nato su un arroccamento romano, quindi origini difensive ancora più storiche. Qui c'è l'entrata, fate il biglietto, è tutto visitabile, c'è una bellissima vista dalla torre là sopra e ci sono delle bellissime stanze all'interno con solitamente delle mostre. Poi sapete che c'è stata la dominazione scaligera, siamo tra il XIII e il XIV secolo, e per i Scaligeri diciamo che il castello poi assunse una ancora maggiore, come dire, strategia a scopo naturalmente difensivo, no? Quindi hanno potenziato le mura, le torri, i fossati. Poi passiamo al XV secolo, perché Desenzano passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia e il castello mantenne la sua funzione difensiva, ma venne anche utilizzato come alloggio soprattutto per i rappresentanti veneziani. Poi ecco, nei periodi successivi il castello subì diverse modifiche e passaggi di proprietà e perde gradualmente la sua importanza militare. Nel XIX secolo fu utilizzato anche come caserma e deposito. Bene, ma lasciamo il castello anche perché ho fatto un video o due specifici con la visita all'interno, perciò era soltanto per farlo vedere da fuori. All'interno potete visitare la torre centrale,
fare qualche passeggiata sulle mura e poi naturalmente trovate Depia con tutte le informazioni, poi ci sono tutti gli orari, comunque se andate su Desenzano Comune vedete gli orari e da qui c'è una vista stupenda del lago come da sopra, eccola qua, da là sopra la vista è ancora migliore. Torniamo nel centro, vi faccio vedere un'altra strada, piccolo vicolo. Vicoli di Desenzano, chissà chi è passato qua negli anni, guardate che vicoli. Torniamo nel centro di Desenzano, piazza Malvezzi, c'è anche un artista da strada. Torniamo sul lungolago, mi piacciono gli artisti a strada. Adesso passiamo di là e vi faccio vedere che bello quella zona con tutti i tavolini a ridosso del porto. Il giubbino però fa veramente caldo, qua si sta in maglietta, però sono uscito stamattina presto ma si sta veramente in maglietta qua. Vediamo se riesco a attraversare la strada, vi faccio vedere un'altra zona di Desenzano molto bella, con un'altra passeggiata, peraltro una nuova passeggiata che stanno facendo. Volevo farvi vedere la passeggiata che c'è dall'altra parte, quindi adesso appena riusciamo attraverso la strada perché di là c'è una bellissima passeggiata che arriva fino alla spiaggia di Desenzanino. Ecco, la riusciamo a attraversare. Desenzano è caratterizzata sempre dal verde. Ultimamente stanno curando molto i giardini attraverso là. Qui c'è una passeggiata molto bella e la stanno anche ristrutturando tutta, vi faccio vedere. Intanto che qua c'è sempre verde, la musica non è sempre così perché c'è la festa, vedete, e di là a un certo punto tra 200 metri circa hanno bloccato la passeggiata perché la stanno allargando completamente, quindi sarà molto molto larga e vi porterà fino alla spiaggia di Desenzanino, tutta rifatta. Vi faccio vedere un'altra parte di Desenzano, andiamo proprio là dove c'è la musica, al porto. Allora, questa non è la musica che mi piace, però mi sono trovato qua e vabbè, facciamo il video. Questa per me non è musica, però vabbè. Allora, di là dove vi dicevo stanno allargando tutto e diventerà più o meno così, vedete, è tutto largo così. Anche qui che bello, guardate che posto. E anche di là qui la gente che si gode, relax, stanno creando una zona così di relax. Finalmente hanno bloccato un attimo la musica, speriamo che io riesca a finire il video senza musica. Anche qui il giardino molto curato. Poi se venite qua a Desenzano fatemi una passeggiata anche qui al porto. Qua c'è una bellissima passeggiata rilassante se non c'è musica. Qua piccola passeggiata, sono circa 200 metri fino al faro. Potete passare in mezzo alle barche a vela. La mattina qua vi rigenerate, non il sabato e domenica.
e adesso torniamo dall'altra parte. Poi là in fondo, dove vi ho fatto vedere che stanno allargando la passeggiata, c'è un'altra spiaggia, la spiaggia di Desenzanino. Poi qui a Desenzano c'è un'altra spiaggia chiamata Spiaggia d'Oro, però farò poi un video molto specifico, ma volevo farlo quando sarà tutto a posto, perché stanno aggiustando la strada di là, stanno facendo una passeggiata nuova che va verso Rivoltella, ciclabile, quindi quando tutto a posto farò un video Desenzano 2025 e vi farò vedere tutto. L'idea è quella di fare un video quando non c'è naturalmente la festa della Colnago o altro, per farvi vedere Desenzano 2025, tutto quello che hanno fatto, tutto quello che potete fare e vedere. Da quella parte, davanti a dove partono i traghetti, c'è ancora una parte di centro, però adesso non posso attraversare la strada. Guardate che bello anche da qua, traghetto in partenza grandissimo, qua potete noleggiare le barche. E adesso ritorno al parcheggio e vi faccio vedere un altro parco per i bambini. Dico un altro perché ce n'è uno molto grande, si chiama Parco al Laghetto, però non è qua in centro, ma ve lo farò vedere un'altra volta e poi vi faccio vedere un'altra passeggiata molto bella. Mi sto sciogliendo col giubbino, fa caldissimo. Parte il traghetto, aspettate un attimo, è enorme, sembra una nave non per il lago ma per il mare. Guardate che grande rispetto al porto, è enorme. Vado a fare il biglietto, credo che non pagherò nulla perché mi sono fermato poco, poi c'ho la testa residente. Allora vediamo quanto pago. Allora 3 euro, metto la mia tessera, vediamo che succede, se va a zero oppure non mi ricordo. Ok, andiamo, gratis ovviamente, abito qua. Adesso andiamo a prendere la macchina e vi faccio vedere il parco dei bimbi e la passeggiata. Qui proprio dietro al parcheggio c'è il parco dei bambini, eccolo qua, vi faccio vedere le mie spalle, e poi là davanti c'è la bellissima passeggiata. Questo è tutto il parco, vedete? Se avete dei bambini piccoli. E qua c'è la bellissima passeggiata, non ricordo quanto sia lunga, più o meno 2 km, ma non lo so. Tutta una passeggiata, vedete, che vi porta a 2 spiagge. La spiaggia d'Oro di Desenzano, c'è il bar attrezzato con tutte le sdraio, tavolini fuori, e poi più avanti, da là 500 metri dalla spiaggia d'Oro, arrivate al porticciolo di Rivoltella, anche lì c'è il bar, ristorante Giulietta al Lago, tutto attrezzato con spiaggia, tavolini eccetera. Bene, vado a prendere la macchina, il video è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video, magari un po' più tranquillo.